Verso i tuorli in una ciotola, aggiungo i semi di una bacca di vaniglia e la scorza di un limone non trattato. Aggiungo l'olio di semi di girasole e l'acqua. A parte setaccio la farina e il lievito. Aggiungo lo zucchero. Mi raccomando, extra fine per non ritrovarti dei granulini nell'impasto. Poi il sale, miscelo con la frusta e unisco il composto di tuorli. Mescolo per ottenere una pastella bella liscia e posso dedicarmi agli albumi super montati che caratterizzano la chiffon cake. Ben freddi di frigo li verso in planetaria e comincio a montarli. Quando risultano così chiari e spumosi, setaccio all'interno il cremor tartaro. Il cremor tartaro è un agente lievitante. Se preferisci puoi sostituirlo con la stessa dose di lievito per dolci e un pizzico di bicarbonato. Albumi montatissimi, è il momento di aggiungerli al composto di tuorli. La prima spatolata un po' più vigorosa per stemperare il composto e poi procediamo con grande delicatezza. L'impasto è pronto, è il momento di trasferirlo nello stampo. Lo stampo della chiffon cake è una delle caratteristiche di questa torta. Come puoi vedere è a ciambella con il fondo removibile e questi piedini che servono per la fase di raffreddamento. Infatti capovolgeremo la torta appena sfornata e la lasceremo raffreddare senza toccarla. Si staccherà da sola senza bisogno di imburrare. Cuociamo la chiffon cake in forno statico a 160 gradi per un'ora. Mi raccomando, prova a stecchino prima di sfornarla. Una nuvola di zucchero a velo ed ecco la chiffon cake. Buon appetito! È sofficissima.